Benvenuti a tutti. Oggi il nostro ospite a Due Chiacchiere con è l'attore Fabrizio Giannini. Applauso. Che ci è venuto a trovare qui in teatro. Fabrizio, allora, in questo periodo che cosa ti stai dedicando in particolare? In questi giorni mi dedico alla mia nuova follia. Ho appena finito di fare un film, però insomma, raccontare Roma in maniera particolare, nuova, e quindi stiamo con dei ragazzacci mettendo su un progetto molto particolare, dove raccontiamo Roma in maniera velocissima. Già quando andiamo oltre il minuto e 20 mi dicono che è lungo e mi fanno entrare nella realtà virtuale, ricostruiamo Roma, ricostruiamo con effetti speciali. Dove lo possiamo vedere questa? Questo social, tutto social, quindi pagine social, Instagram, Facebook, TikTok. Il Rumeno di Roma, il video su Badesh Artan sta spopolando su TikTok. In pochi giorni ha fatto, non so, decine di migliaia, più di 100.000 visualizzazioni. Ho dei fan dalla Romania che mi scrivono. Diciamo, ci racconti delle chicche su Roma che nessuno conosce, e andiamo a pescare cose un po' particolari. Cose estremamente particolari. La storia di Badesh Artan è uno che nel fine dell'Ottocento parte dalla Romania a piedi per venire a Roma a omaggio a Traiano, o una legione cinese che sta in Cina oggi, ma sono romani tecnicamente, e una marea di storie, Ma noi abbiamo un po' sbirciato i tuoi social e tu sei veramente molto attivo. Come ti trovi? Attivo, guarda, io ho conosciuto adesso sull'ultimo film che ho fatto, ho conosciuto uno veramente che è una star dei social, che si chiama Andrea Dianetti, che è un caro amico, un bravo attore. E Andrea è un fenomeno, ha 280.000 follower ed è un fenomeno. Io sono uno che, come dire, io mi ci appoggio, ogni tanto sto là, pubblico delle cose, i miei amici vogliono vedere quello che faccio con mio figlio quando quando lo porto a scuola, e poi però ogni tanto, come sono sempre stato nella vita, dice bravo ma non si applica. Pure a scuola ero bravo ma non mi applicavo, e sui social uguale, ogni tanto ho dei buchi, poi ogni tanto quando sono come dire, in verve pubblico cose. Oggi devo stare sul pezzo perché esce Buffalo Bill a Roma, esce la storia di Buffalo Bill che va, e quindi andrà supportata e devo stare lì. Che poi questa cosa dei social è un po' un'estensione del palcoscenico, perché comunque hai un pubblico anche se diverso. Certo, è una roba strana, perché mi è sempre piaciuto lavorare sui linguaggi. Dal teatro, qui ci troviamo in un teatro piccolissimo, dove ho cominciato, perché ho cominciato in teatri così piccoli, anche più piccolo, la sala Gassman, no, come si chiamava? La sala Artaud dell'orologio, erano 28 posti, 28. E era piccolo, eppure cominciai lì, poi andai nella sala grande, che erano 110, e poi sono arrivati i teatri un po' più grandi, più grandi ancora, il Sistina 1500, piano piano ho fatto pure il Gran Teatro, ce n'erano più di 3.000, e mi è sempre piaciuto ragionare sui linguaggi, poi la televisione, poi il cinema, tutto ha un linguaggio diverso, e oggi il linguaggio è cambiato in maniera velocissima. La pandemia ha fatto esplodere i social, ha fatto esplodere le piattaforme, ha velocizzato qualcosa che stava avvenendo.
oggi è talmente sfuggito di mano che da una parte è bellissimo, da una parte bisogna fare attenzione. Io ho un figlio di 10 anni e ora mi trovo a dovergli vietare molti youtuber. Non perché Diciamo, è diventato un mezzo che a delle volte può essere utile, ma altre volte può portare pure... non ci sono filtri. Diciamo è troppo... Non ci sono filtri, per quanto il problema della televisione è che ci sono troppi filtri e quindi l'accesso alle persone è impossibile, perché quelli che filtrano non ti ci fanno arrivare, diciamolo in parole povere. E da un altro punto di vista ti trovi tuo figlio che se lo lasci là da solo, a un certo punto si trova dei ragazzi che tecnicamente stanno lì e dicono quello che gli pare, e diventa un problema. E diventa un problema perché usano un linguaggio che non è filtrato, parlano di cose che poi io sono un padre non di larghe vedute, ma di larghissime vedute. Sono un artista, con mio figlio a 10 anni già abbiamo parlato di sesso, e certo che io devo dire un altro, e che io deve, no, lo so, con me non ha fatto nessuno, insomma, però poi gli argomenti sono anche altri e lo sapete meglio di me, insomma. E quindi bisogna stare attenti nella gestione. È un palcoscenico, sì, ovviamente è un palcoscenico che va sfruttato, ognuno si crea il suo pubblico. C'è un eccesso di sesso che mi spaventa, perché da un certo punto di vista trovo ragazzi e ragazze che forse lì sarà un bacchettone, lì alla soglia dei miei 50 anni un po' bacchettone, però delle volte mi sembra un po' troppo. Serve un Vabbè, limite. come tutte le cose c'è sempre un'esagerazione su quello che Però abbiamo poi- a disposizione. È quello. È tutto qua. Fabrizio, come ha iniziato questa esperienza artistica? Per sbaglio, totalmente. Era il 94 e ai noi mio padre aveva fallito economicamente. Io frequentavo l'università, giurisprudenza, però erano finiti i soldi a casa, molto semplicemente. Era l'estate, voi siete giovani, non ve lo ricordate, delle Mani Pulite, ero pure impegnato politicamente all'università, no? Però dovevo trovare lavoro. E siccome avevamo un ristorante, io canticchiavo, quando nelle pause dei musicisti andavo lì, cantavo 2 o 3 canzoni, mi divertivo, ho detto sai che c'è? Ci provo. Ci provo, vado a fare l'animatore fuori, vediamo che succede. Ed è l'unico lavoro che mi hanno risposto subito, sono partito per insomma sta cosa, che ne so, sono partito da Roma per andare a Folgarida, in montagna, il viaggio della speranza proprio, mi prestò 100.000 lire a un mio amico, Mario, e arrivai quella sera, era il 1° luglio del 94, dopo una settimana poi si ammalano il capo e il suo vice, e l'unico che aveva la giacca per presentare ero io. E vabbè, presento una serata giochi, e vado avanti pure lungo, andai pure troppo, mi allungai un po'. Però vedevo che mi guardavano strano, da sotto, i miei mi guardavano, non capivo. Quando sono sceso, uno mi fa, ma dimmi la verità, ma da quanti anni è che fai questo mestiere? E io, la risposta è stata, forse ho cominciato stasera. Perché ero portato, stavo a Già, casa. diciamo, ce l'avevi dentro, Ma non lo so, situazione stavo a casa, mi sentivo a casa, mi sentivo bene là sopra, mi sentivo a mio agio. Quindi l'hai fatto completamente la tua casa, insomma, dopo, da quel momento in poi. Da quel momento in poi ho fatto un gruppo d'animazione il 2° anno, il 3° anno uguale, poi ho capito che mi serviva a studiare, ho fatto la prima scuola di recitazione. Prima della scuola di recitazione, grazie a delle persone, comincio a studiare canto col maestro Rufini, canto lirico, e poi faccio prima scuola al Sistina e da lì poi le cose sono successe. Un'altra stagione, un'altra ancora, vado in Calabria e comincio a fare le prime mezz'ore da solo, mezz'ora davanti a 5.000 persone. Non è pochissimo, non è pochissimo, però cominciavo a fare i pezzi di Proietti o altre cose, anche non originalissime, però comincio a farle e poi viene altre cose, altri spettacoli,
Poi ho una pausa nel fine anni 2000 e poi dopo invece comincio a fare il teatro da solo scrivendomi le cose, conosco Edoardo Falcone al Teatro 7, facciamo gli spettacoli e poi nel 2000, dopo credo 9 anni viene la prima partecipazione televisiva, ma dopo, in mezzo a tutto questo, comincio a fare teatro per i bambini a livello importante, comincio insieme a Renata Zamengo, la sua compagnia, Umbria Teatri, teatri bellissimi. Non avevo consapevolezza. Mi ricordo che una volta sentii una persona che diceva, la capocomica, diceva ma lui fa ride. E io non me ne rendevo conto. E da lì è cominciata poi, da lì poi Diciamo, stiamo qua oggi. di tutte queste tue esperienze, cinema, TV, teatro, qual è quella che senti più forte, più tua, che comunque sia una cosa che non ne puoi fare a meno? No, è una domanda che mi fanno spesso alla quale non so rispondere, non posso fare a meno di quello che sto facendo oggi, perché nella mia vita voi vi rivolgete ai ragazzi e la carriera non è fatta dai sì ma dai no, cioè a quello a cui rinunci. E nella mia carriera ho rinunciato a un sacco di cose che non le sentivo mie in quel momento e quindi non le ho fatte, perché ho sempre pensato a quello che dovevo esprimere in quel momento, a quello che mi sentivo addosso in quel momento, che fosse artistico o economico, perché a volte anche per motivi economici che si fanno i lavori, no? E quindi la mia è sempre stata una necessità interiore di raccontare qualcosa. E in questo momento sento molto forte il desiderio di raccontare, non di raccontare me stesso come ho sempre fatto nella mia carriera, ma di raccontare Roma. E allora la necessità di questo momento è raccontare Roma. Possiamo dire quindi sei un po' l'ambasciatore di Roma? No, è una parola grande questa magari. Sono un figlio di Roma, sono un soldato di Roma, sono romano. Gladiatore, insomma. Ecco. No, mi caschi su sta cosa, vedi? No, No. non nel teso nel Sono senso. un centurione, Ecco. sono un legionario. Il gladiatore era, come dire, era un calciatore, era Era il pezzo grosso, il VIP no, dell'epoca. ma era, insomma, era come dire uno preso per far divertire il pubblico. Ma chi difendeva Roma era il legionario, era il soldato o il centurione che era il capo della centuria. Quindi mi sento più un centurione. Ma la tua Roma ti ha anche premiato. Sì, è stata un'emozione molto bella. Il premio simpatia. Premio simpatia, che è l'Oscar Capitolino, sì, proprio per questo motivo, perché per due motivi in realtà, per come racconto Roma e perché negli anni poi ho sposato molte cause, proprio perché ho sempre raccontato cause che era giusto sposare. Quindi quando mi si proponeva di aiutare qualcuno, che fossero da centri anziani o che fossero, come dire, signore che stavano là e avevano bisogno di sorridere, o che fossero bambini particolari, o che fossero altre cose, non ho mai negato la mia presenza, la mia persona, come dire, per me era naturale. Ci sono sempre andato, l'ho fatto, ho raccolto fondi, abbiamo dato una mano a tante associazioni e, come dire, senza mai sbandierarlo. E questo è importante. Quando non lo abbiamo sbandierato, abbiamo fatto promozione, era per dire ai nostri, regà, ci serve una mano. Certo. E da chi ha dato ultimamente 50 euro, ma chi ha dati tanti di più, anche perché proprio a fine mese andremo a consegnare alla fondazione del Policlinico Umberto I un defibrillatore per i bambini, andiamo a consegnare degli aghi canula per i bambini, abbiamo raccolto qualche migliaia di euro, grazie agli artisti che sono venuti sempre gratuitamente, perché poi mica faccio da solo, uno alza il telefono, chiama gli amici vengono, ci mettono la faccia e nel corso degli anni tanti degli artisti, devo dire una cosa che si dà sempre per scontata,
No, ma tu devi venire, si dice l'artista, perché l'artista viene e ne vengono tanti, non dicono mai di no, ma non è scontato, non è scontato. E quindi andrebbero valorizzati meglio gli artisti italiani, andrebbero applauditi meglio gli artisti italiani. Oggi abbiamo un artista italiano che io mi chiamo come lui, non sono suo parente, Giancarlo Giannini ha preso la stella in America, non se lo sta affilando nessuno, il mondo gli ha tributato la stella tra i più grandi attori che esistono al mondo e qui non gliene frega niente a nessuno. E in Italia, boh, non lo so che ci C'è succede. sempre un po' questo atteggiamento rispetto agli attori americani che poi ce li pubblicizzano per qualsiasi cosa, anche per cose banalissime vengono Sì, sono divinità. portati. Non lo so, è figlio dell'invasione americana, l'invasione culturale che ha fatto l'America nei confronti dell'Italia. Mio figlio vuole andare al McDonald's, c'è un'invasione culturale americana dagli anni, già prima, ma dagli anni 80 in poi è stata una roba violenta. Il nostro cinema, che era il cinema più importante del mondo, è diventata come dire, lo scantinato del cinema americano. E gli allievi che vengono a lezione mi parlano solo di film e serie americane e io non so come fare a dire: guardate che uscite dalla dittatura di Netflix e dall'algoritmo, andate a vedere i film, perché sennò crescete monchi. E c'è una dittatura culturale, una brutta parola, c'è una invasione culturale e a questo non so come porre rimedio. Gli artisti italiani andrebbero valorizzati di più. Pannofino l'altro giorno, scusatemi, Favino diceva: ma tu prova ad andare in Francia e fare un personaggio francese, mica te lo fanno fa, serve un attore francese per farlo. Qui devono fare, come si chiama, Lamborghini, lo fa un americano, ma Lamborghini era italiano, non so se era reggiano o emiliano, era un bel imprenditore italiano. E prendiamo un bel attore italiano a farlo. Certo. Perché non lo poteva fare Battiston, non lo poteva fare Giuseppe Candini, un caro mio amico, non lo poteva fare. Ma perché no? Ma che c'ha di meno Battiston di tanti attori americani? Battiston è un grande attore, oh. Ultimamente nel Principe di Roma, nel film di Edoardo Falcone, fa un Papa Borgia superlativo, ma superlativo, da grande attore. Eppure qui non viene frega niente a nessuno. Dobbiamo parlare sempre delle cose negative, si parla degli attori quando poverini cascano in disgrazia, si parla degli attori. Mi ricordo proprio il maestro Lino, stiamo sul set di Un medico in famiglia e, come succede spesso, si va in straordinario. Quando si va in straordinario bisogna chiedere il permesso alla troupe, perché la troupe che deve accettare, Sì. Soprattutto di venerdì è un problema, perché se ne vanno tutti a giustamente, e quindi devono avvisare la troupe. Giustamente, io non ho le maestranze con cui lavoro, sanno chi sono, non devo neanche fare finta di dire rispetto per la troupe, no, perché lo faccio normalmente. Però erano stati avvisati tutti tranne noi attori. E il buon capocomico del gruppo, che era un signore che all'epoca aveva 83-82, si è incacchiato come un babbuino, ma non per lui, per il rispetto degli attori. Certo. Perché era dato per scontato che noi... Che voi avreste accettato. Stiamo adesso facendo il contratto con tutte le associazioni di categoria, perché la pandemia ha anche, ringraziando Dio, aumentato questo, ora abbiamo delle belle associazioni. Stiamo facendo un contratto per il minimo garantito come paga per gli attori, perché non ci può essere che non c'è un minimo garantito, ci deve essere. Se tu vai lì come attore e dici un minimo di battute, 5, 6, non so quali sono, devi avere un minimo, perché dobbiamo avere una forza come categoria. E non ci può essere che tanto se ne la fai tu più un altro che la fa al posto tuo. Non è così. Scusate, qui è sceso il sindacalista che è in me.
Beh, c'è anche questo lato che è importante. Ma sì, ma queste per poi... chi si affaccia a questo mondo. È importantissimo. È giusto saperle queste cose. Queste cose poi nelle interviste classiche non escono, quindi è proprio questo il nostro servizio, no? Ma Perché sono chiacchierate e amichevoli ed escono tante cose importanti. mi piace, come dico ai miei allievi, mi piace parlare di me in funzione di quello che serve. Se no è un parlarsi addosso, e dico la verità, alla soglia dei 50 anni non mi interessa più. Mi sono stancato e non mi va più. A proposito degli allievi, sei passato dal teatro, cinema, fiction e poi hai fatto un altro salto. Sei passato dietro la cattedra, sei diventato un insegnante. Tanto che hai cominciato per errore, come hai detto, sei diventato un insegnante. Che effetto fa? Ho cominciato a fare insegnante anche quello per errore. Ma Gli quello errori portano bene però. tanti anni fa, tantissimi anni fa. E era un momento particolare della mia vita e accetto di dare una mano a un'amica. Prendo in mano un corso delle ragazze, e però io lo facevo perché avevo voglia di farlo. Mi trovo davanti una ragazza, all'epoca aveva 16 anni, e lei a un certo punto mi dice: ma io devo fare una scelta, perché sai, a casa lei studiava sia danza che recitazione con me, non posso fare tutte e due, papà non mi può mantenere tutte e due. E io gli dissi: guarda che a ballare sei un trattore, me lo ricordo come fosse oggi. A recitare invece secondo me c'hai delle possibilità, c'hai una bella faccia, sei carina, poi sei brava. Finito, mi chiama questa persona con cui lavoravo e mi mandano via, perché dice: vabbè, ma tu non gli puoi dire così, questa è una scuola di danza, oh. Questa ragazza accetta, dice: vabbè, ora io mo che facciamo? Guarda, vieni a lezione da me la mattina a casa, gratuitamente, non mi devi pagare. E gli do una mano. Poi questa ragazza, non grazie a me, grazie a lei, entra al centro sperimentale e diventa Daniela Virgilio, che è stata la protagonista di Romanzo Criminale, la serie, ed è una mia, insomma, è un pezzo di cuore per me. Era l'unica allieva che avevo avuto. Era l'unica. A maggior ragione, grandissima soddisfazione. Poi ho sempre avuto una capacità empatica con le persone, con i ragazzi soprattutto, e una persona che per me è un fratello maggiore, che è Carlo Principini, è una persona a cui devo veramente tantissimo, tanto, a cui voglio molto bene, e mi dice: guarda, io ho Accademia Artisti insieme a Rita, state, vieni a fare delle chiacchierate con i ragazzi, te va? E ne faccio una, poi ne faccio due, e poi Rita mi dice: ma funzioni, ti va di fare un paio di lezioni, di entrare? Va bene, e la cosa funzionava, funzionava, e adesso collaboro con Accademia Artisti da tanti anni, e devo dire mi piace incontrare gli allievi in tutta Italia, incontro ragazzi da Catania a Verona, ne incontro una marea, ne incontro tanti online, ultimamente grazie al mezzo, perché poi è chiaro che per imparare a recitare serve anche il contatto, però quando hai un allievo che ti si collega dal Montana, come fai ad avere un contatto con lui? È difficile. Quando hai un ragazzo che ti si collega da Francoforte o l'altro giorno ho fatto fare una scena da un ragazzo a Francoforte a uno che stava in un paesino, si chiamava Cucullo, della Basilicata, e hanno recitato insieme e si sono intonati, abbiamo fatto un bel lavoro. E i linguaggi oggi cambiano, bisogna ottimizzare. Poi è chiaro che vedersi dal vivo fa esplodere le cose, però intanto tu imbastisci, intanto tu capisci, fai capire, intanto lavori. Poi oggi c'è il metodo dei self-tape, tanto agognato ora nel mondo, però se tu mi mandi un video, io poi te lo correggo da casa, tu poi me lo rimandi e è meglio perché te l'ho corretto. Sì, anche perché Certo. le produzioni per fare i provini chiedono questi video di presentazioni, prima ancora di fare il vero e proprio No, provino. non parecchio, oramai È quasi tutto così. è così, il primo è sempre così, tant'è che oramai si è passato all'estremo, è diventato come nella musica. Nella musica oggi per fare un disco, e tu glielo devi già portare al produttore, il disco già fatto, Certo. non mi puoi portare lì con la chitarrina, e oggi sta diventando uguale e si sta esagerando.
in America che sono precursori perché gli attori hanno un sindacato di un certo spessore e lì c'è un problema grosso perché le agenzie vendono, affittano le strumentazioni perché fare un self-tape oggi c'è bisogno di luci, di microfoni, Certo, materiale. di materiale, non tutti ce l'hanno. Certo. E lì in America c'è un problema perché molte agenzie si fanno pagare, in America dico, e non in Italia. E quindi oggi in Italia i self-tape sono tutti così. I provini sono tutti per self-tape. Io stesso per Il Santone, l'ultima serie importantissima che ho fatto per Rai Play, primo provino per self-tape, secondo per self-tape e il terzo poi ho avuto un provino in presenza con la regista Laura Muscardin e poi ho vinto il provino. Però lì devo dire che era anche facile perché ero indigeno, non potevano prendere un altro, serviva un barista di Centocelle. Ora io vengo da una famiglia di ristoratori, quindi il barista e il ristoratore sono due personaggi simili. Centocelle sono proprio autoctono, sono proprio di origine garantita, voglio dire, mi hanno preso senza passare dal via in quel caso ed è stata una serie pure bella che ha avuto successo. C'era anche Neri Marco Reggio. Neri Marco Re, Carlotta Natoli, Rossella Brescia, con cui insomma faceva molto ridere il fatto che Rossella Brescia e io, una principessa e un coatto, chiacchierassero per ore per le strade di Centocelle. Devo dire, le persone ci guardavano e dicevano: ma questi che c'hanno da dire? Ma in realtà Rossella è molto amica della mia ex moglie, di Paola Papadia, sono due ballerine di danza classica, quindi avevamo dei mondi da raccontarci. E Davide De Venuto, Alessio Sacara e quanti attori belli e importanti, insomma. Abbiamo parlato di provini, quindi una domanda che mi viene spontanea è: come si gestisce un no? Perché per i giovani che ci sperano, che si impegnano e poi si sentono dire quel no, la prima cosa che ti viene da fare è: basta, mollo, non ce la posso fare. Qual è il consiglio del professore? Ma no, lì c'è prima il consiglio del padre, perché perché il problema è proprio sociologico, filosofico, che purtroppo noi genitori oggi lavoriamo troppo e quindi facciamo più fatica a dire dei no ai figli e non gli diciamo i no e quindi non li abituiamo ai no. In realtà in questo mestiere c'è una certezza sola, una ce n'è, che so i no. I no sono. Perché l'unica certezza è che ti diranno no. Il no è la selezione naturale. Non arrivano, dico sempre ai miei allievi, non arrivano i più bravi, arrivano i più determinati. Punto. Quelli che sanno superare più no, 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 e quelli che sono più duri, ci sono tante persone a cui devo qualcosa. Uno è il mio primo agente importante, Giancarlo De Simone, a cui voglio bene. Giancarlo è figlio di agente. Il padre, Mario De Simone, che era anche un grande attore, si è inventato il mestiere dell'agente. E lui diceva, me lo raccontava Giancarlo, che aveva due giovani che cominciavano a fare il mestiere. Uno era Paolo Villaggio e l'altro era Lino Banfi. Due giovani ma all'epoca erano giovani, non erano quello che voi sapete oggi, poi sono diventati. E dice, io avevo due foto, entravo con questi, mi cacciavano dalla porta e rientravo dalla finestra, mi cacciavano dalla finestra e rientravo dal balcone, mi cacciavano dal balcone e li tampinavo per strada. Questo è. E poi la differenza la farà il mercato, la farà. Il no è naturale. Ora, ultimamente ho preparato dei ragazzi per dei provini. Uno l'ha vinto, un bel provino, sono felice. E altre due non lo so se lo vinceranno o no, ma il consiglio che do è che tu devi continuare a lavorare su quel provino anche dopo, perché
se ti capita di fare un provino in un dialetto che non è il tuo, ma in 10 giorni di tempo che tu hai, una settimana, ma come si fa? Ma non ci riesci, a meno che tu non hai un percorso di studio che già ti ha portato ad avere una formazione enorme, una formazione che ti ha portato a studiare un paio d'anni tutti i giorni. Chiaro? Perché oggi un altro problema filosofico non so solo i no, è Amazon. Tu strabuzzi gli occhi. Amazon. Io questi giorni ho comprato delle attrezzature per fare i miei video che racconto su Roma. Perché mi va di fare delle cose anche da solo, mi voglio divertire. Quindi ho comprato uno stabilizzatore, ho comprato un microfono per il telefono, ho comprato un green screen per casa, ho comprato delle cosette, ma stupidaggini, eh? Una roba che 15 anni fa mi ci voleva, avrei dovuto ordinarle, andare, fare. Oggi Amazon, un giorno, ha bussato Pippo Amazon, me l'ha portate. E i ragazzi pensano che il mestiere te lo porta a casa Amazon. E invece il mestiere non te lo porta a casa Amazon. Eh no, il lavoro Amazon non te lo porta a casa. Le capacità non te le porta Amazon a casa. Non è una roba che compri e te la porta qualcuno. È una roba che ti devi conquistare sul campo, che ti devi soffrire. Quando i miei amici mi dicono, però, scusate, che culo, tu fai il lavoro che ti piace. Ho capito, ma tu da 20 a 30 anni quante macchine hai cambiato? Quante volte sei andato in vacanza? E io no. E ho lavorato sempre lavorato. In vacanza, sempre lavorato. Capodanno, sempre lavorato. Sotto, sempre lavorato. Sempre. Quando faccio il conto di quante serate ho fatto nella mia vita, mi sento male. Non lo faccio più. Lo credo. Perché le migliaia, no, con qualche cifra davanti già da mo' passata, quindi... Fabrizio, qual è l'attore che ti ha lasciato qualche insegnamento, qualcosa di importante che poi hai usato sempre nella tua carriera? Ma di attori no, insomma, con cui ho lavorato con tanti attori e ho avuto la fortuna di fare l'ultimo film con Gigi Proietti. Io non ci avevo mai lavorato e il mio sogno da ragazzo era diventare Gigi Proietti, quindi... E poi Lino è il maestro. Lino è il Wikipedia della comicità e devo dire, sul set gli succedeva che poteva prendersi una pausa e tu pensavi, sai, magari c'è una certa età, e invece poi allora la facciamo così. No, lui stava pensando a qual era la gag da fare in quel momento. Allora facciamo quella del braccio. Qual è quella del braccio? Allora tu mi tocchi, ok. E come dire, lui mi diceva che si trovava bene con me perché avevo quella cialtroneria da cui lui diceva, insomma, quella dell'ama spettacolo. E dice, tu sei cialtrone, diceva, nel senso che avendo fatto tanta gavetta, quindi tanto palco e tante cose, conoscevo quei meccanismi, quelle gag, quelle cose, quindi ci divertivamo. E lui è, devo dire, proprio la sua generosità. La sua generosità. Lino è un artista generoso, è un uomo generoso. Questo si vede anche in scena. Si vede anche in scena quando recita, ha una forza emotiva che ho visto a pochi attori. Ora, per la grandezza dei Proietti, per me Gigi Proietti è Dio, quindi non è che devo... non sono stato un suo allievo, purtroppo. La sua scuola, come diceva sempre il mio amico Marco Simeoli, lui ha fatto l'ultimo corso che era dell'anno prima che io ho cominciato questo mestiere. E Proietti è tutto quello che io avrei voluto essere. Hai da raccontarci qualche aneddoto divertente o
qualcosa di strano che è successo, qualche caduta? No, stava per succedere che mi intitolavano il Sistina, diciamo la verità, stava per succedere. Durante le prove di Vacanze Romane, no, le prove, come dire, erano ritocchi luci, e quindi c'era tutto il cast sul palco, anche i ballerini, tutti quanti. E Serena stava, non mi ricordo che stava provando, Serena Autieri, e c'era anche Paolo Conticini. E io stavo lì e stavo dando una mano al tecnico luci. E allora dicevo, guarda questo faro, quello, ma secondo me quello... E stavamo parlando. Mentre faccio questo, do questa indicazione, ero, come dire, di spalle alla platea e faccio dei passi indietro. Ora il palco del Sistina è alto, è 1,5 metri, credo, un metro e mezzo. Sono caduto di spalle, tipo, e ho perso i sensi. Mi sono risvegliato con Paolo Conticini sopra che mi prendeva a pizze così. Fabrizio, perché si erano spaventati tutti, perché la caduta era veramente brutta. Mamma mia. Questo, magari mi intitolavano la prima fila Fabrizio, cioè, vai, sarei rimasto su... Qui ci lasciò le penne. Qui poteva succedere, insomma. Poi, come dire, il Sistina, all'ingresso del Sistina c'è una targa che ricorda Mario Riva, che poverino all'Arena di Verona è cascato dentro, sotto al palco, e ci ha rimesso la vita, insomma. Vabbè, però a me non è successo, è andata bene, sto ancora qua, sono passati tanti anni. Fabrizio, so che tuo figlio sta cominciando anche lui a lavorare nel cinema, ha già fatto alcuni film. Sì. Ci puoi raccontare un po' questo suo inizio? Alcuni, insomma, ha fatto insieme a me Dietro la porta di Walter Croce, che è un cortometraggio che sta girando il mondo. Poi sempre di Walter ha fatto Doppio Set, dove ci sono anch'io. Poi c'è un altro Walter che è Veltroni. Il film esce il 30 marzo, che è Quando, in cui fa Neri Marco Re da piccolo, e poi Il Principe di Roma, in cui fa Giallini da piccolo, fa il piccolo Bartolomeo. Ma devo dire che ultimamente dice, ma sto lavorando poco, perché io ho un po' allentato, perché prepararlo è uno stress. Lui lo vuole perché si diverte, e sul set oramai è un professionista, è veramente impressionante per quanto è proprio ligio, per quanto è attore già, ma non nella recitazione, che ovviamente dà naturalissima e meravigliosa di un ragazzo di 10 anni, ma nell'affrontare il camerino, i costumi, azione, stop, microfono, è proprio attore. Quindi possiamo dire di padre in figlio, ecco. Beh no, quello non lo so, e non lo so, poi deciderà lui tra qualche anno. E io mi diverto, come dire, mi piace pensare che tutta la gavetta che ho fatto io possa servire a lui, questo sì. Poi vediamo se gli piace, non gli piace. Adesso c'è un'idea che ci è girata in testa con un amico che potrebbe coinvolgere anche Adriano, e Adriano mi ma allora l'hai scritta sta cosa? L'hai scritta? Perché è una storia di due padri con un figlio un po' particolare. Vediamo, insomma, vediamo. Quindi questa passione di Adriano come è iniziata? Beh, sai, io scrissi uno spettacolo su di lui che si chiamava Figlio di una ballerina. La madre è una ballerina del Teatro dell'Opera, il papà è un attore e c'è nato dentro. È nato dentro una sala di danza dove dava fastidio alle ragazzine e è venuto sempre con me a vedere spettacoli, cose, c'è sempre stato. E quindi al momento c'è nato dentro, è la cosa più naturale del mondo. Vediamo che succede. Certo, è una cosa che poi dovrà portare avanti piano piano. Vediamo, deve studiare, a volte mi rendo conto di chiedere troppo a lui, lo massacro proprio a volte
E quindi ho dovuto fare un passo indietro. Adesso c'era una possibilità di fare Il Piccolo Principe, un amico di Paola e mio, della mamma e mio, che è Stefano Genovese, sta facendo Il Piccolo Principe, e devo dire non abbiamo spinto più di tanto per farlo, perché il teatro è un impegno enorme e non ci sembrava giusto stressare così un bambino di 10 anni, e quindi abbiamo tirato il piede sopra dall'acceleratore, perché fare un film da un punto di vista di stress individuale è più facile, perché tu reciti un giorno, 2 giorni, 3, 4. Il Principe di Roma lui ha fatto 7 pose, 7 giorni e va bene, ma dover fare un mese di prova a Busto Arsizio e saltare un mese di scuola non va bene. È un'età delicata poi questa. Che? È un'età delicata poi questa. Sì, quindi bisogna... Parlo da mamma. Beh, chiaro, Fuori. chiaro. Poi, no, qui è, come dire, è un'età delicata, diciamo questo. Qual è il consiglio che tu ti senti di dare a tutti i ragazzi che si affacciano a questo mondo, che ne possono fare tesoro, ecco, per... Oddio, quante ore avete? Cioè, nel senso che... Riassumiamolo, dai, mettiamola così. Quello che si può riassumere, dai. Quello che si vuole assumere i ragazzi... Se sentite dentro che questo è il vostro, fatelo. E sai il consiglio qual è? Una volta, quando mi sono separato, un prete a un certo punto mi ha detto: se tu vuoi veramente questa cosa, i preti sono forti, ragazzi, Dai, i preti sono... Quando incontrate i preti, quelli, fatene tesoro. Una volta mi ha detto, se tu vuoi veramente una cosa, vai su una montagna e urlalo. Se lo vuoi veramente, scala una montagna a piedi, vai e urla là sopra questa cosa, perché lì il Padre Eterno ti ascolta. Pensate che volete fare gli attori? Andate su una montagna e urlatelo, che non ve lo porta Amazon Prime a casa. Bisogna conquistarselo con l'impegno, lo studio. Ma bisogna conquistarselo giorno per giorno, impegno, studio. Sognate il più possibile, mettete davanti a voi un obiettivo enorme, gigantesco, il più grande che potete immaginare. E poi partite per questo viaggio. Non so dove arriverete, però da qualche parte arriverete. Non so dove arriverete, da qualche parte arriverete. Certo è, tu mi hai chiesto quando ho cominciato. Io ho cominciato su un palcoscenico di un palco d'animazione. 1 anno, 2 serate, presentavo, cantavo, e poi ho cominciato a studiare canto lirico. 2 volte a settimana canto lirico, poi canto normale, e poi ho cominciato a studiare recitazione, e poi parlavo troppo romano e studiavo recitazione. La prima accademia era tutti i giorni 5 ore al giorno, e poi ho studiato dizione, e poi ho studiato linguaggio, e intanto lavoravo e facevo serate, e poi ho studiato scrittura, e poi leggevo, e poi ho ricompreso a studiare, ho studiato movimento scenico, e ho fatto il provino per tale e quale 2 anni fa, e ho studiato con una coach tutto l'inverno. E adesso avevo dei problemi miei personali e ho studiato per risolverli, e in più lavoro, e poi mi metto sotto stress da solo perché invento cose nuove. Non so come si faccia a fare sto mestiere, non lo so, non so poi da dove esce, da qualche parte esce, però cercatelo, e tanto vi diranno di no, sicuramente, è l'unica cosa sicura. E fatelo, rifatelo, poi stupitevi, ascoltate quando gli altri parlano di voi, che non sono mamma e papà, e poi semplicemente, vedi, noi ci troviamo in un teatro,
L'altro giorno a mio figlio dicevo, se il pubblico non ride, la cosa più stupida che puoi dire è colpa del pubblico che non ha capito. È la cosa più stupida e più immediata, è colpa loro. Se il provino non ha funzionato, chiedi dove tu non hai funzionato. Qual è il motivo? C'è un motivo sempre. A volte nei provini non si arriva a vincere il ruolo per motivi pratici, perché gli serviva uno rosso e allora chiedono prendono te, non prendono me. Non è che tu sei più bravo di me, gli serviva uno rosso, oppure serve uno basso e allora ne prenderanno un altro, oppure serve uno alto 1,90 m, oppure vogliono uno sovrappeso e allora prendono me. È soffermarsi e capire il perché del no e lavorarci sopra. E certo, e andare avanti, perché poi ci sarà un altro rovino, un'altra ancora. Oggi i ragazzi arrivano a scuola e vogliono subito l'agenzia per lavorare. Ma figlio mio, sono 2 mesi che stai a studiare, ma come fai? Perché poi ti presenti a un provino e non sei pronto e dopo un po' entri in una blacklist, ma non sei pronto. Perché fuori c'è gente che spinge da tempo, c'è sempre un docente d'Accademie Artistiche, Cristian Marazziti. Cristian dice una cosa interessante, dice io agli allievi dico guarda quando sei pronto, ma devi avere la certezza che sei pronto, allora chiamami, chiama mai nessuno. La strada io mi ricordo che quando cercavo agenzia avevo stampato non so quante foto, poi all'epoca le foto costavano, c'erano gli euro o le lire, aiuto, diciamo 1,50 € a foto, 1,50 € a foto, e ogni volta stampavi 6 foto, la busta, e il curriculum, il CD dentro, ogni cosa costava 10 euro, non come oggi manni e non te costa niente. E andavi e manco ti aprivano, andavi di nascosto a mettere buste dentro. E oggi, ma non mi hanno risposto le agenzie. E no, non ti rispondono. E devi andare avanti. La perseveranza. Quindi il consiglio è, vuoi fare questo mestiere? Vai su una montagna e urlalo. È molto facile, Le cose semplici. Vai su una montagna e urlalo. È difficile? Beh, sì. No, se lo vuoi. Se lo vuoi tutto è possibile. E allora prendi una macchina, prendi la Roma all'Aquila, Subiaco, Montelivata, vai sul Prato, ci metti 1 ora e mezza. È difficile? Mica mi pare. Non mi pare tanto difficile. La domanda è, io ci sono andato su quella montagna quando il prete me l'ha detto? No. C'aveva ragione lui. Perché quella cosa che chiedevo forse non la volevo fino in fondo. Io parlo di me quando, e lo dico sempre ai miei allievi, parlo di me quando credo che quello che dico è propedeutico a loro, se no non... Sto trovando nel corso degli anni, perché invecchio pudore a parlare di me, anzi pure fastidio a volte. Poi, buon attristato, andiamo avanti. Fabrizio, progetti per il futuro, che cosa stai preparando e bolle in pentola, insomma? Non te lo posso dire. Tutto segregato? No, è tutto nel mestiere nostro finché non firmi contratti, cose. In questo momento parliamo di tutte le buche portano a Roma. Oggi esce il video su Buffalo Bill, ne sto preparando uno sulla morte di Giulio Cesare, e ne farò un altro su perché a Roma si dice hai preso la sveglia, poi ne farò un altro perché a Roma si dice casa e bottega, ne farò altri. Ho scritto insieme a Gianni Quinto, che è un autore, un film, ci sono altre idee che bollono in pentola, però abbiamo appena fatto con Adriano 7 il film con Walter Croce, il 30 esce il nuovo di
quando l'abbiamo detto prima, sempre con Adriano di Walter Veltroni e poi vediamo. Allora, aspettiamo che ci dai tu Assolutamente. qualcosa di nuovo. Così. Andate a vedere sulle pagine social, sono Giannini Fabrizio su Instagram, su TikTok mi chiamo Soccoso su TikTok, e Facebook è Fabrizio Giannini. Diffidate da quelli che si chiamano come me, perché ce ne sono tanti che si chiamano come me e come dire Si sono appropriati e come dire abusano un po' della mia pazienza a volte, e quindi questi video sono interessanti. Questo. E continuate a seguirci perché anche noi pubblicizzeremo molto i tuoi video. Grazie. E quindi utilizzeremo la pagina Instagram ufficiale, quella vera, quindi... Che è Giannini Fabrizio. Allora io ringrazierei Fabrizio Giannini che è stato nostro Grazie ospite mille. per questa puntata. Grazie a voi ragazzi, salutiamo tutti quelli che ci vedono e che ci vedranno. Grazie a voi. Ci vediamo presto. A presto. A presto.